Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Oggi vedremo come realizzare i gessetti con la polvere ceramica. Utilizzeremo uno stampo di stamperia con le casette e la polvere ceramica Kerafloot. Sulla confezione della polvere ceramica solitamente c'è indicata la giusta quantità di acqua e di polvere da miscelare tra loro. In questo caso una parte di acqua e 3 di polvere. Ho già preparato le tacche per avere la giusta quantità dei due prodotti. Qui li ho già preparati per praticità. Quindi avremo una tacca di acqua e 3 di polvere ceramica. Prendo un contenitore di plastica e andiamo a versare il contenuto. Vado a mescolare con un bastoncino di legno per amalgamare bene il tutto. La consistenza deve essere quella di uno yogurt, quindi poi eventualmente andrò ad aggiustare con un po' più di acqua oppure un po' più di polvere in caso di necessità. Dobbiamo mescolare bene e con cura. I tempi di asciugatura sono sempre indicati nella confezione. In questo caso la Kerafloot asciuga in 30-40 minuti, però io di solito preferisco lasciarlo riposare per una notte intera. Una volta terminato lasciamo riposare un attimo in modo che le bollicine d'aria esplodano. Un accorgimento: per evitare il più possibile la formazione di bolle si consiglia di utilizzare un pennello e applicare uno strato di polvere ceramica sulla parte che vogliamo realizzare. Spennellate bene tutte le parti in modo che la prima parte sia coperta. E mi raccomando, una volta finita questa operazione, mettete subito a bagno il vostro pennello, così non si rovina. Ok, io in questo caso faccio questa casettina e la luna. Poi, se avrò abbastanza gesso, vi farò vedere anche un'altra forma. Pennello a bagno. Prendo il mio composto e vado a versare lentamente nello stampo. Ok. Questa prima parte è pronta, lasciamo asciugare per il tempo necessario. Vi volevo far vedere anche lo stampo in silicone, quindi faremo una colata anche qui, così vedremo i vari modi di rimuovere i gessetti. Anche qui vado a spennellare per evitare le bolle. In questo caso, siccome lo stampo è abbastanza profondo, potete decidere lo spessore della vostra forma. E attendiamo l'asciugatura. Eccoci qua, abbiamo lasciato trascorrere un'oretta e siamo pronti per sformare la nostra polvere ceramica. Allora, partiamo dallo stampo morbido di stamperia. Facciamo una leggerissima pressione sullo stampo senza piegarlo, perché così evitiamo che si spezzi a metà, quindi solo premendo leggermente sullo stampo vedrete che si staccherà da solo. Non dovete avere fretta, quindi mi raccomando, molto delicatamente. Questo è uno.
e questa è la luna. Ecco qua. Poi eventuali sbavature o imperfezioni si vanno poi a appianare con della carta vetrata, in modo da renderlo liscio e omogeneo anche nei punti dove magari si è depositato più polvere ceramica. Perfetto. Questa è la luna. Andiamo anche a rimuovere le formine dentro lo stampo in silicone. In questo caso è molto più semplice perché il silicone è molto morbido, quindi si staccano veramente facilmente. Basta premere senza tanti problemi. Ecco qua la farfallina, come vedete è perfetta, liscia, coccinella e il fiorellino. Ora non vi resta che decorarli come più vi piace, quindi potete utilizzare dei colori acrilici, delle patine, delle cere, tantissimi prodotti a vostra scelta. Grazie per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima live. Ciao!